Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Vinícius está dirigindo, eu tô aqui de copiloto. A gente tá saindo da cidade de Gorgonzola para ir se encontrar com o chefe Ricardo da Taverna dei Sapori Antichi. Ele vai preparar uma receita pra gente, adivinhem, com Gorgonzola. Quindi qui si mangia piatto di tutta l'Italia, no? Sì, è proprio un viaggio all'Italia. Vedete quei quadri lì? Una cosa che proponiamo e che vorremmo rafforzare un po' di più sono i percorsi culinari. Quelle sono le vecchie vie medievali che c'erano in Italia, quindi dei cammini. E su questi cammini noi siamo partiti con la via Francigena. La via Francigena è quella che partiva da Canterbury. I crociati partivano da là e andavano in Medio Oriente per fare le crociate. Passavano dall'Italia, in Italia entravano a Aosta, poi arrivavano a Roma e si facevano benedire le armi, da Roma andavano a Brindisi dove si imbarcavano per andare. Noi su tutti questi percorsi proponiamo dei menù con 10 piccole portate, cioè non ti faccio il piattone, però ti faccio un piatto di Aosta, un piatto di Piacenza, su quel cammino lì, piatti di una volta di quel cammino lì, e possono essere 5, 8 o 10 portate, dipende dalla tua fame. Come possiamo sapere quando un luogo è una trattoria, una osteria o un ristorante? Come possiamo dire? La differenza, allora, il ristorante da noi si dice quello figo, dove c'è lo chef, dove c'è i camerieri, tutti messi in ghingheri, tutto bene. L'osteria era tipica di queste zone qua, più che ristorante la gente andava a bere, bevevano il vino, bevevano. Poi l'oste, che era il barista, diciamo, tirava fuori magari il salame che faceva lui, il pane, però il mangiare era secondario. La trattoria è la versione povera del ristorante. Come è sempre stato, i ricchi potevano permettersi il ristorante con i bicchieri, le posate. La trattoria, la gente andava a mangiare quello che poteva mangiare a casa sua, ma ci andavano i lavoratori, gli operai, queste cose. Era molto casereccio, quindi la cucina era più povera. Andiamo alla cucina? Sì, venite in cucina. Mi è venuto un flash, il gorgonzola misù. Quindi io faccio una fonduta prima di quello più piccante, quello arborinato, e lo metto in un bicchierino sotto. A metà ci metto una fetta di pera caramellata e sopra una fonduta di quell'altro gorgonzola più morbido con una granella di pistacchio sopra. Quindi la propongo, è una via di mezzo tra un entrée e un dolce. Il secondo piatto che volevo farvi vedere è il balotto, quindi la polenta con dello stracchino di Cristiano, richiuso con del prosciutto sopra, richiuso con la polenta e passato in forno. Io vi farei vedere anche quello spiedone Zigeuner, perché comunque è un piatto che secondo me davvero qua a meno che andate in Valtellina, ma qua da noi non lo trovate più. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è caramellare la pera, così quella ce l'abbiamo pronta. Si raffredda un attimo, poi facciamo le 2 fondute di formaggi e le alterniamo e ci mettiamo poi sopra, se chi vuole, anche la granella di pistacchio. Il tiramisù classico sono delle creme con del biscotto e sopra c'è del cacao, quindi un goccio di brodo, ma proprio giusto un attimo. Deve solo ammorbidirsi un attimo e assorbire un po' di zucchero. E questa pera è un po' più... Sì, puoi utilizzare la pera che vuoi, però se sono pere troppo morbide poi si sfaldano. Invece deve mantenere un po' di consistenza e deve diventare un po' più dolce ancora. Il tempo che praticamente evapora tutta l'acqua, lo zucchero si attacca alla pera e lei è pronta. Togliamo e la appoggiamo un attimo sul piattino.
Adesso cominciamo a fare le 2 fondute, quindi una goccia proprio di burro, proprio per ungere la padella. Prendiamo un bel pezzettino, questo te lo tolgo. Fondute di gorgonzola. Sì, Isso è buono. questo deve sciogliersi per bene, quindi una volta sciolto lo facciamo un attimo raffreddare. Agora presta atenção como esse gorgonzola ele vai demorar mais tempo para derreter e o outro que é o doce, ele praticamente já vem derretido. Questo qua è più duro, è stato fatto riposare di più, diciamo, stagionare di più. E da noi si dice gorgonzola dolce e gorgonzola piccante, l'erborinato è quello piccante e quello morbido è quello dolce. Il problema è che è proprio come si dice, un marchio registrato. Sì. Quindi loro non possono, per questioni burocratiche, dire vendo il gorgonzola, loro gli hanno dato questi nomi. Adesso qua lo mettiamo sotto. Poi dopo puliamo il bicchiere. Intanto che prepariamo l'altro lo mettiamo un attimo in frigorifero così si raffredda. E adesso prepariamo l'altra fonduta. Ele tá assim, líquido, porque ele tá quente. Depois que ele esfriar um pouco no freezer, ele vai ficar mais consistente. Quindi stesso ragionamento, un po' di burro, lo zola, mamma mia che buono, un goccio di latte proprio per farlo diluire. Essa já derrete mais fácil, né? Bem mais rápido já derreteu tudo. Questa poi è la granella di pistacchio che gli mettiamo sopra. Sì, quello è proprio siciliano. Quello è siciliano. Pistacchio aqui na Itália a gente já sabe que é da Sicília. Adesso noi allora qua abbiamo sotto l'erborinato. Adesso cerchiamo di col tagliapasta fare in modo che possa andare dentro. La nostra pera, così togliamo anche la buccia. E adesso con un altro cucchiaio ci mettiamo l'altro gorgonzola. Ah, e vedi che c'è 2 colori. Il piccante è un po' più verde. Anche come dosi, vedete, il piccante ce n'è di meno, perché se no andrebbe a coprire quello sopra. Adesso gli diamo una pulitina e lo mettiamo un attimino in frigo che si raffredda, se no la granella va sotto. E poi è pronto. E questo anche si può fare e lasciare per mangiare un giorno dopo? Sì, perché poi alla fine resta formaggio che tu hai scaldato e poi si era raffreddato, ma non, lo devi magari mantenere impellicolato, però lo puoi preparare per non so, hai un aperitivo la sera, la mattina lo prepari e lo offri alla sera. Vamos experimentar primeiro então o gorgonzola miso. Acho justo. Gorgonzola miso. Gorgonzola miso. E agora que ele esfriou, ele ficou mais cremosinho, ó. E olhando não dá pra dizer que é queijo, né? Meu, e deve estar crocante esse Ai, pistache, gente, assim. eu tô com água na boca. A água faz assim, così scioglie l'acqua alla boca. Não tem como ser ruim, né? Pistache com gorgonzola. Tá muito bom isso. A combinação fica muito boa do pistache com gorgonzola. Posso pedir um favor? Você quer provar? É, deixa um pouquinho pra mim só. Experimenta. Dio mio. Vinícius, É muito bom isso. já sabemos onde a gente vai morar no futuro. Dopo della volta al mondo, ritorniamo qui. Muito bom. E claro, é bom porque o pistache é siciliano. E o formaggio é daqui. E é o queijo que a gente foi conhecer a produção lá. Então, Lá na fattoria gorgonzolese.
Hai mangiato tutto adesso, no? Bisogna arrivare na pera. Ai, a pera tá bem consistente mesmo. Tá. Isso aqui deve estar bom. Gente. Achava que tava bom, agora tá bom. Meu, muito gostoso. E adesso arriva il picante com il dolce. Agora tem que assajar o outro, porque senão fica frio. Tá, vai lá. Ó, como é que tá a consistência aqui, ó. Ele meio que entrou um pouco na polenta, assim, ó. O crescência. O Crescenza. Crescenza. Stracchino. O estraquino. Perfume do zaferão. Do açafrão. Traduzindo. Em língua compreensível. Buono. É boníssimo. É um sanduíche de polenta no forno, né? Ah, o pessoal fazia sanduíche de polenta, né? Lembra? Sì, è un sandwich di polenta. É. Può essere un sandwich di polenta. Facciamo concorrenza a McDonald's. Bravo. E fica gostoso que a textura da polenta de baixo fica diferente da textura da polenta de cima. Então essa aqui cria uma casquinha um pouco mais crocante e essa aqui tá mais cremosa. Eu amo polenta. E de novo aquele negócio, né? Tipo, são 4 ingredientes, 5 ingredientes no máximo. É isso, gente. Prato italiano é assim, ó. São 3 ingredientes, 4, todos de excelente qualidade. E aí fica essa delícia. É isso. E agora, Vinícius? Vamos ver. Tem que aprender como é que come isso também. É, não é assim. Fácil, não é só comer. É belo coisa. Sabe o que dá pra fazer com isso? Espeto corrido. E a classe, vedi come decide Si di vede che fare. sta girando il mondo. Vou fazer Deve così, ser pronto. colore. Va bene. Ah, bravo, è iniziato bene, credo, Sì. perché è preso solo un pezzo. Adesso prendiamo un po' di questo. E eu sei que você vai pegar um monte de raiz forte que você gosta, né? Sim. E essa mostarda é forte também. É? Uhum. Com a raiz forte agora. Contenzione. Qua devi fare molta attenzione. Così. Già tanta. Vediamo dopo lacrimeggio. Gostei desse negócio aqui. Eu imagino, porque você ama raiz forte e carne, né? Carne está para Vinícius como polenta está para Daniela. E fica gostoso porque fica suave aqui. Aqui ele não conseguiu deixar marinando muito tempo, porque a gente fez a receita meio rápido agora. Mas eu já imagino como é que fica com o sabor do vinho, do óleo entrando, das espécies. Eu acho que fazer sucesso isso no Brasil, viu? Se alguém Olha. quiser pegar a ideia aí, complimente. E grazie, no? Perché adesso possiamo fare anche Brasile. Allora registro il marchio subito. Deve Ogni fare. zigeuner voglio una percentuale. Vinícius segue comendo. E vocês duvidam que isso tá bom? Nem um pouco, né? É muito bom, porque pega o sabor do lenho aqui, da madeira. Da madeira. Então a dica é deixar a carne marinando, Enrolada já na madeira. Olha quanto de raiz forte ele colocou aqui. Bom, vou continuar aqui comendo. Isso aí foi um pouquinho mais da cozinha aqui da Itália. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.